Nella nuova puntata di Sport Trading Talk, come sempre abbiamo qui Davide Renna. Ciao Iori. Come stai? Molto bene. Ottimo. Abbiamo avuto modo insomma di chiacchierare su diverse tematiche legate allo sport trading nelle scorse puntate. Oggi affronteremo insomma un punto molto insomma cruciale, che è quello proprio della strategia. La strategia, ecco. Sì, è davvero un tema molto importante. Iniziamo a fare una bella distinzione, il concetto di strategia rispetto al concetto di tattica, perché molte volte si pensa alla strategia come una serie di operazioni che si fanno quotidianamente. Ecco, le operazioni che si fanno quotidianamente sono il risultato di una strategia, non sono la strategia. La strategia è un po' il piano generale, la visione a lungo termine, la direzione che viene portata avanti e che viene definita e viene portata avanti, che poi determina appunto la tattica e quindi l'insieme di operazioni quotidiane che vengono messe in atto. La strategia ultimamente, soprattutto un po' in tutti i settori, viene un po' bistrattata. In realtà è un processo di riflessione profonda che è necessario fare all'inizio per capire davvero quale direzione si vuole prendere. Perché questo è un ambito davvero poliedrico, pieno di opportunità, e il rischio è quello di non avere una direzione, di andare a disperdersi in mezzo a tante troppe possibilità. Ti faccio un esempio, già la scelta dello sport è una scelta strategica, perché si può andare ad operare su qualsiasi sport, puoi essere appassionato di qualsiasi sport, ma quello non implica che tu debba operare in qualsiasi sport. Ti faccio un esempio, io sono un appassionato da sempre di tennis, Ok. ma l'operatività nel tennis per me è davvero ridotta per tanti motivi. E quindi già la scelta dello sport è una scelta di campo, una scelta strategica importante. Così come scegliere che tipo di trader vuoi essere, un trader di quantità o di qualità, cioè tante operazioni di basso importo piuttosto che tante poche operazioni di alto importo. Che tipo di trader vuoi essere? La scelta dei mercati, perché poi all'interno di ogni sport esistono i vari campionati. Certo. Se tu pensa nel calcio, quanti campionati esistono a livello mondiale? Io seguo il calcio, ma seguo 5 campionati. Oggi occuparsi del Brasile Rao o della Premier League sono due dinamiche diverse, non solo due competenze diverse. Certo. Quindi ecco, le scelte strategiche sono davvero fondamentali, perché ti danno la direzione, ti definiscono qual è il campo, il tuo campo di lavoro. Non sono scelte, non sono scritte nella pietra, cioè tutto si può cambiare. È chiaro che il piano strategico cambia con delle dinamiche più lente rispetto al piano tattico operativo, che sicuramente è più soggetto a miglioramento. All'interno di questo campo, una volta che ho definito che tipo di trader voglio essere, che tipo di ambito voglio seguire, e all'interno dell'ambito che tipo di operatività voglio fare, allora nasce la tattica, che è l'insieme delle operazioni. Nel mio caso ho definito un protocollo tattico, che mi permette di capire che tipo di operazioni faccio nel day by day. Quindi vado a definire che cosa succede se ho due operazioni che vanno male. Esiste lo stop loss che mi permette di proteggermi da una lunga bad run, piuttosto che definisco l'importo di qualsiasi di ogni movimento. Quindi una serie di accorgimenti che ti definiscono cosa fai giorno per giorno, e quello è sicuramente molto più soggetto a dinamiche di miglioramento. Assolutamente. Diciamo che poi una cosa interessante è proprio quella del scegliere il campo d'azione. Sì. In base a che cosa lo scegli? Beh, sicuramente in base alla passione, sicuramente. Ok. Quindi mi occupo del calcio perché sin da piccolo sono sempre stato appassionato di calcio, quindi laddove cresce la tua passione cresce anche la tua competenza, la tua conoscenza dello sport. Nei primi anni del mio percorso, nel 2000-2005, quando
stavo iniziando a sperimentare, anche perché poi ne parleremo, ma la sperimentazione è il campo dove vai a definire le tue scelte. Io mi sono occupato anche di MLB, ad esempio, il baseball americano. Ok. Era drammatico perché stavi su la notte per poter fare delle operazioni in quell'ambito, piuttosto che il tennis, come ti ho detto. Però la tua competenza nasce dove c'è la tua passione, quindi sicuramente. Scegliere che tipo di trader vuoi essere influisce nella definizione del campo, perché come ti ho detto non seguo il tennis perché mi obbligherebbe a stare tutto il giorno di fronte a un PC. Quindi io ho scelto di essere un trader di bassa operatività e quindi poche operazioni di ampia portata, con un ritmo più cadenzato che il calcio mi permette di gestire. Come ti dicevo l'altra volta, mi sembra ogni tanto di essere un cameriere, perché tutte le sere e tutti i sabati e le domeniche sono per me lavorativi, però di contro mi permette durante la settimana di avere del tempo da dedicare a me stesso e alle analisi del campo. Quindi sicuramente la scelta del campo dipende davvero dalle passioni e dalle competenze, questo sicuramente. E credo che questa sia una cosa che influisce anche sul campionato che vai a scegliere, per dire. Sì. Anche lì ci sono i vari campionati più famosi, forse con più opportunità, però in realtà forse se analizzi il tutto c'è anche il campionato di nicchia che ti può portare a grandi vantaggi. Sì, lì il vero rischio di questo settore è che rischi di buttarti in qualsiasi campo. Ah, ok. Quindi secondo me la scelta va fatta davvero a priori, considerando tanti fattori. Ad esempio, la mia scelta di voler essere un trader da poche operazioni di alto importo ha fatto fuori di per sé una grande quantità di campionati minori. Certo. Perché per operare sulla Serie B italiana o sulla Serie C inglese devi considerare che i volumi sono molto più bassi, quindi sono specifici e interessanti per trader che fanno tante operazioni di basso importo, magari anche alta marginalità, ma sicuramente non hanno bisogno di un mercato, di un volume di denaro importante. Quindi la scelta dei campionati nel mio caso è stata una conseguenza anche della scelta appunto di che tipo di trader volessi essere, e quindi le mie operazioni da sempre hanno avuto bisogno di un mercato importante, quindi di mercati come la Premier League, la Serie A, la Champions League, dove il denaro gira davvero, permette di fare delle operazioni di trading diverse. È chiaro che di contro sono anche i mercati più difficili perché sono più conosciuti, Certo. più frequentati, meno soggetti a inefficienze. Quindi è chiaro che una Serie C inglese, che è stata oggetto fino all'anno scorso di sperimentazione, perché porto sempre avanti delle sperimentazioni parallele alla strategia base, ti dà delle inefficienze importanti, molto interessanti anche da cogliere perché sono meno conosciute. Però poi il problema è il volume che ti manca, quindi se vuoi piazzare un ticket di un certo tipo non piazzi. Quindi è tutto una conoscenza che fai strada facendo, che però è una grande conseguenza del piano strategico che devi mettere in campo. Quindi prima devi capire che tipo di trader vuoi essere, che tipo di campo vuoi, in quale tipo di campo vuoi cimentarti, e quale tipo di idea vuoi seguire. La strategia è un po' come, adesso mi ricordo i problemi di matematica, non so, delle superiori, dove facevi la dimostrazione di una tesi. Quindi il piano strategico parte da un'idea, quindi da un pattern che tu riconosci, quindi vedi spesso una situazione ricorsiva. Ecco, i trader, a differenza di chi si dedica alle scommesse, non deve pronosticare un risultato, ma deve andare a riconoscere un movimento ricorsivo. Quindi riconosci un certo tipo di movimento. Ti faccio un esempio che non è nelle mie strategie, ad esempio, però ho sempre visto nel tennis, sulla terra rossa, anche fuori dalla terra rossa, le donne tendono a perdere più facilmente il servizio. Ok. E questo vuol dire che nel tennis, quando perdi il servizio, quindi quando c'è il break, hai una dinamica di quota che si alza e poi si abbassa perché lo recuperi la volta dopo.
quando un qualcosa si alza e si abbassa in continuazione, tu hai la possibilità di entrare e di uscire, che è il movimento principe del trading. Quindi hai delle opportunità ricorsive. Ok, allora parto con quel tipo di idea. Voglio andare ad aggredire quel tipo di movimento. Seguo le partite, guardo in quali campi succede di più, con quali giocatrici succede di più, in quali condizioni succede di più. Quindi vado ad alimentare poi con la tattica una serie di dati e di sperimentazioni su quel tipo di strategia. Però parto dall'idea generale, voglio andare a riconoscere e a rendere profittevole quel tipo di movimento lì. E a quel punto però sono fuori da altre tipologie, da maschi, da altre dinamiche, chi vince, chi non vince, piuttosto che... Quindi tutto parte da un'idea strategica che tu vai ad approfondire poi con l'operatività quotidiana. Ed è molto importante secondo me averla ben chiara e poi sperimentarla, perché poi arrivi al tuo modello con varie prove ed errori, con tanta misurazione. È fondamentale misurare tutto. Ne parleremo, dopo parleremo degli strumenti, e uno degli strumenti è il tuo database. Devi misurare davvero tutto, perché devi capire dove va e dove non va. Il miglioramento continuo di questo processo ti porta ad avere la tua strategia, che poi non finisce mai di migliorare, non finisce mai di essere implementata, perché il mercato si muove, cambia. Però diciamo che se hai la fortuna come me di individuare già 20 anni fa la tua strategia base, nel mio caso è sempre stata la stessa, quindi l'ho sempre migliorata, ma è 20 anni che io picchio sullo stesso tipo di movimento. E questo mi permette di riconoscerlo prima di tutti, perché quando fai 20 anni la stessa cosa, in qualunque settore diventi esperto di quella cosa. Certo. È importante appunto questa fase di testing e ovviamente un'altra cosa interessante è che comunque nonostante hai una strategia già pianificata da tempo, sperimenti comunque. Sempre sperimenti fuori da quella strategia. Certo. Per rendere pulito il tuo modello deve essere protetto da sperimentazioni, da fuori tema. Parlavo prima, il mio piano tattico ha un protocollo. Quindi un protocollo rigido di esecuzione che mi permette di rendere pulito il dato che viene fuori da quel tipo di strategia. Ma fuori da quella strategia io continuo a sperimentare, anche fuori dal mio campo, fuori dagli sport, no, non faccio altri sport, però campionati diversi, tipologie di movimento diverse, soprattutto live piuttosto che pre-match. E questo mi permette di raccogliere dati e intuizioni da usare poi nel futuro in una nuova strategia o nella mia strategia di base. Certo. Ed è importante diversificarsi dagli altri oppure no? Qui è un approccio deontologico, che poi c'è chi dice che è meglio diversificare, c'è chi dice che è meglio specializzarsi. Io ripeto, la mia grande fortuna è di aver scelto il mio campo, di aver scelto il mio movimento, ed è 20 anni che picchio su quel movimento. Quindi io sono molto legato alla specializzazione piuttosto che alla differenziazione, perché attraverso la ripetizione in qualunque settore, parli con uno sportivo, la bravura di uno sportivo è che ripete lo stesso gesto migliaia di volte all'interno della sua carriera, e per quello che diventa bravo con un talento di base, ma diventa bravo grazie alla ripetizione. Quindi trasportando questo concetto all'interno del nostro ambito, ripetere sempre quel tipo di movimento, migliorarlo, ti permette di diventare efficace. Se inizio a differenziare, rischio di disperdere il mio edge, che è il mio valore. Certo. Quanto tempo ci hai impiegato nel costruire la tua strategia e la tattica? Ci ho impiegato poco come idea, nel senso che poi è sempre stata la stessa, tanto nell'applicarla poi, perché ci ho messo tanto a essere disciplinato,
essere poco creativo, perché una volta che definisci il tuo piano strategico e il tuo piano operativo devi avere il coraggio, anche la disciplina di portarlo avanti quotidianamente per un certo numero di operazioni e per avere un campione statistico che ti permetta di capire se va bene o se non va bene, se ho dimostrato la mia tesi iniziale oppure non l'ho dimostrata. E all'inizio c'era mia moglie che mi teneva le briglie e mi faceva il controllore del mio metodo, aveva il mio protocollo in mano e controllava che io stessi dentro i binari, perché la cosa più difficile, una volta che hai concepito la tua idea, è paradossalmente seguire la tua idea e seguire solo quella. Nel mio caso è stato difficile, proprio perché la mia mente creativa mi porta a voler appunto fare più cose, però per crearla ho avuto la fortuna che l'idea creativa e l'idea strategica mi è arrivata velocemente. Sì, questo è stato sicuramente un grande vantaggio, no? Ti ha portato insomma a migliorarla sempre, credo che questo è l'obiettivo, ma anche per il futuro, no? Di continuare un po' su questa strada. Sì, assolutamente. Anche se poi il mercato si evolve, Certo. quindi la tua strategia di base, la tua direzione, la tua visione di lungo termine rimane sempre quella, e poi invece operativamente ogni anno c'è un aggiustamento diverso, perché poi cambiano i campionati, cambia tutto, cioè ogni anno. E però il bello di fare anche questo è insomma questo aspetto che non fai sempre la stessa cosa, il mercato non rimane uguale e quindi non è una cosa che ti porta anche noia, tra virgolette. No, noia non ce l'hai. La noia strategica no, la noia operativa sì, perché questo Ok. è strano da spiegare, però quando il tuo lavoro diventa un processo, poi perde il divertimento. Ok. Quindi eseguire un processo è noioso, è parecchio noioso, ma è proprio lì che nasce il tuo professionismo, perché sei bravo ad eseguire un processo. Quindi ecco, smontiamo il falso mito che questo sia un lavoro divertente. Il lavoro divertente, almeno nel mio caso, è la parte creativa, concepire la strategia, concepire un'idea, dire ho avuto quell'idea, la voglio dimostrare e vado a creare un'infrastruttura strategica per andare a vedere se funziona o non funziona. Quella è la parte che è molto bella per me, è molto creativa. Poi l'esecuzione è parecchio noiosa. Certo. Magari c'è il falso mito dello sport trader che è lì davanti alla TV a godersi le partite, a guardare le partite. No, niente di tutto questo. Io le partite non le guardo. Cioè, molto spesso vedo delle quote che si muovono sul mio PC. Spengo la TV perché molte volte nella mia strategia è rumore. Crea Quindi, disturbo alla fine. sì, perché poi vedi delle cose che è meglio che vedi sui dati, che i dati sono più freddi, sono più quindi poi di fatto non è parecchio, no, non è divertente, ma proprio perché non è divertente è professionale, Certo. perché e quindi efficace. Assolutamente. Abbiamo fatto una bellissima panoramica appunto di come costruire una strategia, di quanto è importante insomma avere anche una tattica. Ti ringraziamo Davide per essere stato qui con Grazie noi. a te, alla prossima. Ricordo in conclusione appunto che potete trovare su LinkedIn Davide Renna, Sport Trading Life, e poi trovate il sito web www.sport-trading.life e www.daviderenna.com per rimanere appunto sempre aggiornati. Grazie mille ancora e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao, a presto.